Ciao, sono Caruso. Stamattina mi prendo del tempo per fare questo video un po' random. Perché random? Perché ho tante cose che mi frullano nel cervello, vi vorrei dire, ma stamattina non ho voglia di compartimentare tutto quanto. Voglio parlarvi un po' di meditazione perché in tanti me la state chiedendo, mi state chiedendo le tecniche, ma tu come mediti? Ma tu che cosa fai? Poi ho sentito dire che quel mistico ha fatto quell'esperienza, ha fatto... Allora, se voi studiate un po' quello che sono le vite dei mistici, quello che hanno compreso, se voi andate a paragonarlo con quello che sta dicendo la fisica quantistica, se voi andate a cercare nelle vere esperienze di persone che meditano da moltissimo tempo, vi renderete conto che tutto quanto è molto coerente, cioè è più o meno sempre la stessa cosa. Qual è la grande differenza? È il linguaggio che si utilizza. È una persona che è un mistico e ha queste mega rivelazioni, ma è anche magari asceta, è stato tanto tempo da solo, non ha dedicato spazio e tempo alla società, ha un tipo di linguaggio, ok? Chi è invece più legato alla tradizione religiosa ne ha un altro. Chi subisce l'influsso della traduzione di una lingua, per esempio dall'indu all'inglese o per esempio da una qualsiasi altra lingua a una sintassi, una grammatica diversa, un suono diverso, fa sì che le esperienze poi assumano dei colori diversi, dei, tra virgolette, significati diversi. Ma la realtà dei fatti è che continuiamo a dire da millenni, siamo tutti la stessa cosa, siamo tutti connessi, al di là di quello che noi chiamiamo io, e quindi queste grandi meditazioni legate alla contemplazione dell'essere, ecco, al di là di quello non c'è niente. La prima caratteristica della coscienza è l'esistenza ed è una caratteristica emergente dalla coscienza stessa. Ragazzi, però questi sono tutti paroloni e le parole confondono, piuttosto che chiarire il discorso, lo confondono. È come si dice, no, quando sei confuso fatti due passi, mi faccio due passi insieme a voi. Meditare non serve per essere fighi o non serve per avere però queste rivelazioni. Meditare ti dà modo di acquisire mentalmente delle capacità di isolamento e di non identificazione in alcune strutture appunto mentali o comunque in alcune strutture pensiero. Scusate se sentite il rumore, ma qui è così, sono fuori e live. Vi dicevo, la meditazione vi dà modo di entrare in confidenza con alcune strutture anche dei vostri pensieri che possono essere più o meno funzionali in determinati momenti della vostra vita, ma soprattutto vi fa comprendere e riconoscere che voi non siete quella roba là, che i vostri pensieri non sono una materia esistente, non sono un qualcosa di tangibile, non sono così importanti come abbiamo sempre pensato che fossero. Chi è un po' più tecnologico amerebbe il concetto di Matrix e quindi amerebbe sentirsi dire che tutta questa esperienza della vita è un grandissimo videogioco. E anche qui avrei tanto da dire, perché le esperienze di meditazione, le esperienze che facciamo possono essere curiose, raramente così tanto soggettive, se non nella forma dell'esperienza, ma poi alla fine arriviamo sempre a quel punto là. Immaginati tu di essere all'interno di te stesso, se vuoi fallo adesso, immaginati di essere tu all'interno di quello che chiami te stesso, o il corpo, o in alcune altre discipline, per chi mi conosce, il contenitore, ed essere lì dentro e guardare il fuori. E a un certo punto immaginati di uscire fuori e guardare chi sei. cerca
colui che sta osservando. Cerca di percepire colui che sta osservando. Cerca di scoprire chi è, cerca di scoprire che cos'è. Questo è il viaggio più gigantesco che l'essere umano ha fatto, ed è, se volete, la grande domanda che tutti quanti, in un modo o nell'altro, insomma le persone un po' più sveglie, si fanno, no? Che è: chi sono? Che cosa sono? Poi chiaro, è seguito da qual è il motivo per cui sono qua, ma queste sono secondarie. La meditazione del chi sono è una meditazione fondamentale ormai da millenni. Nella traduzione indiana se ne parla tantissimo. Se ti siedi con te stesso, già le parole sentite che creano una sorta di dissociazione, no? Se ti siedi con te stesso, sembra che siano due entità diverse, e ti chiedi chi sei, vedrai che verranno fuori tante cose che però in realtà non sono chi sei, vanno a descrivere, ma nemmeno così tanto, chi sei. E quell'esperienza lì non è l'esperienza del chi sei. Quel chi sei, in fondo, è impalpabile. Ha a che fare solo, come vi dicevo, con la prima caratteristica della coscienza, che è l'esistenza. Ed è una caratteristica che emerge dalla coscienza stessa. Chi ha seguito alcune conferenze di Malanga avrà sicuramente seguito le conferenze legate al toroide, e nel toroide ci sono davvero tantissime belle spiegazioni anche scientifiche di quello che sono alcune caratteristiche della coscienza, la ricorsività, il fatto che emerga da se stessa, il fatto che quanto bisognerebbe parlare, e quanto mi rendo conto che le parole non giustificano mai, non rendono mai grazia a ciò che realmente è. Va bene, l'avevo detto, questo sarebbe stato un video random. Spero di aver lanciato lì qualche sassolino, e magari nel lago della vostra coscienza avete notato the ripple effect, questo effetto onda che si propaga. E mi sa che mi fermo qua. Mi faccio una mezz'ora di meditazione in modo da essere più lucido, e poi rinizio a lavorare. Ho tante cose da scrivere e un paio di clienti da seguire anche oggi. Vi lascio con Kata Beach alle mie spalle. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto. Spero che abbiate dei commenti o vogliate mettere qui sotto nel video le vostre considerazioni. Fatemi sapere se meditate, fatemi sapere se siete d'accordo sulle cose che ho detto. Se non siete d'accordo, spiegatemi quali sono i motivi, fatemi comprendere qual è il vostro punto di vista, e magari piano piano, se vi interessa, approfondisco un po' questo tema che, come avete capito, è complesso ed è difficile da isolare, è difficile da compartimentalizzare, da usare in compartimenti stagni, in stanze separate, perché è tutta la stessa cosa. Vi lascio con questo, senza voler mancare di rispetto a nessun religioso o credente di religioni particolari. Se andate ad osservare ciò che grandi mistici, grandi yogi, grandi meditatori hanno esperito nel tempo, sempre più verosimilmente vi renderete conto che la coscienza stessa è essa stessa Dio, ricorsività dell'esistenza, e quindi è nell'esistere che si trova la risposta. Vi lascio con questa cosa qua. Buona giornata a tutti.